Questo è il cavo che, ve lo dico, costa circa 150 euro e viene pagato a parte. Quindi quando uno compra la moto così come vedete, ok? Non ha il cavo. Questo è una scelta che hanno fatto loro, perché giustamente se uno in casa ce l'ha già per altri mezzi può utilizzare questo cavo. Se non ce l'ha ovviamente se lo deve comprare, ma pure può comprarsene uno che vuole lui. Quindi l'Evoque lo dà a 150 euro. È un cavo, come vedete, non è il Mennekes tipo 2, questo è tipo 1. Per spiegarvi, il tipo 1 è un po' più piccolo, semplicemente invece che avere 7 pin ne ha 5, perché non è trifase ma è 220 volt, ok? Quindi non essendo predisposta per il trifase è inutile avere un mappone di presa così, giustamente ne hanno messa una più piccola. Io critico la posizione, però vi dico, l'ho già criticata nel 2019 e la critico ancora adesso, e la mia infatti la cambio, comunque vedremo poi anche la mia in futuro. Allora parliamo di questa qua che è originale. Quindi una volta aperto il coperchio noi potremo inserire la nostra presa e avremo questa sciuco che potremo utilizzarla ovviamente in qualsiasi presa che abbiamo in casa o in giro da amici, quindi ci possiamo portare il cavo dietro e noi la carichiamo. Ecco, questa carica qua, quello che vi dicevo prima, per togliere basta poi schiacciare questo pulsante qua, vedete è agganciata lì e viene via. Come vi dicevo prima, togliamo l'ansia dell'autonomia, l'ansia di andare come vogliamo, togliamo anche l'ansia della ricarica, perché caricandola in questo modo qua, ok, da casa, ma ovviamente anche dalla colonnina, quindi la colonnina avremo l'attacco così che va alla moto e dall'altra parte la Mennekes tipo 2 oppure la A3 che costa di meno. Se non avete visto dei video miei andate a vedere, ci sono le differenze dei due attacchi, bisogna solo vedere se la colonnina dove voi abitate, dove andate in giro, c'è la Mennekes tipo 2, quella standard, quindi la troverete sempre perché è quello che utilizzano le macchine, mentre la A3 è già un po' più difficile trovare, ma si trovano soprattutto nelle colonnine Enel X. Da una parte abbiamo la Mennekes tipo 2 e dalla parte 3. Perché la 3? Tolto che costa meno, ma evitiamo magari di andare a occupare uno spazio dove la Mennekes tipo 2 carica magari a 11, 22, 44 kW per una macchina che ha più bisogno, mentre con la A3 arriva fino a 3,7. Quindi questa, essendo 3.3, ci basta come potenza, ok? Non è che non possiamo caricarla con la Mennekes tipo 2, possiamo sì caricarla, ma con la A3 andiamo a occupare uno spazio tra virgolette dedicato ai mezzi che necessitano di poca potenza, quindi 3,7 kW è più che sufficiente, ok? Era solo per farvi spiegare, poi ovviamente ognuno paga e carica dove vuole, ci mancherebbe, è solo per spiegarvi la differenza tra una e l'altra. Quindi una 3 sarà sempre 3,7 kW. Chiudiamo la parentesi. Quindi cosa succede? Andiamo alla colonnina, oppure andiamo da amici, oppure possiamo caricarla da qualche parte con la corrente di casa velocemente. Cosa vuol dire velocemente? Vuol dire che se noi prendiamo un mezzo di questi qua standard, tipo sempre faccio purtroppo il paragone alla DC Max perché la so a memoria, se abbiamo una batteria da 45 A e qua passiamo una batteria da 80 A, ok, anzi un po' più di 80 A, comunque facciamo 80 A, quindi siamo, non dico il doppio ma quasi, con un caricatore da 5 A, chi mi segue lo sa, ci mette da 0 9 ore, perché 5 A a ora per 9 ore fa 45 A. Vi dico anche questi dati per farvi capire un po' chi si approccia nel mondo dell'elettrico a incominciare a immagazzinare questi dati, che non parliamo più di litri, benzina, gasolio al litro, chilometro, ok, incominciamo ad avere una visione diversa di queste cose. Abbiamo una ricarica rapida perché c'è un caricatore da 10 A, quindi se da 5 ci mette 9, con 10 ovviamente dimezziamo, da 9 passiamo a 4 ore e mezza, ok? Che sono sempre tante, ragazzi, sono sempre tante. 4 ore e mezza per fare, andando velocemente a 95-100 all'ora, quello che dà la casa, 80 km, ok? Più o meno siamo lì. E quindi ogni 80 km dobbiamo fermarci e fare un rifornimento di 4 ore e mezza. Poi io faccio una modifica sulla batteria, posso mettere un caricatore ancora da 15 A e scendiamo a 3 ore, ma sono sempre 3 ore per avere
80 km, e sono tante, sono poche rispetto a 9, ma sono ancora tante. Qua cambiamo la mentalità, perché con questa carica noi possiamo, con 3 kW e 3, quindi se abbiamo un contatore a casa più di 3 kW e 3, tipo io ce l'ho da 11, monofase da 11, possiamo, perché i pannelli fotovoltaici ok anche, possiamo tranquillamente caricare al massimo, quindi 3 kW e 3. Cosa vuol dire? Che in 60 minuti, ragazzi, 60 minuti carica dal 30% all'80%, ok? Quindi abbiamo già un range non indifferente, ok? In 60 minuti. Saranno sempre tanti, ma credetemi che in realtà se facciamo il calcolo da 30 a 60, scusate, da 30 a 80%, che quindi sono praticamente 50%, e ci consente di fare circa 100 km o poco meno, non sono tanti, ok? Poi ovviamente se la lasciamo caricare di più ci carica tutta la batteria. La cosa bella di questa carica è intanto che è sempre solo monofase. Abbiamo un selettore che dopo vi farò vedere. Questo selettore possiamo metterlo girato da una parte, caricherà al massimo, quindi 3 kW e 3. Quindi quando noi sappiamo che abbiamo la potenza disponibile massima, incominciamo a caricarla al massimo. Girando dall'altra parte dimezza per caricarla a casa, perché se noi abbiamo un contatore da 3 kW e 3, che è il classico standard, ovviamente non possiamo caricarla a 3,3 perché sennò non accendiamo niente. Quindi dimezziamo la ricarica, quindi funzionerà un caricatore invece che due, e con 1,5 kW circa carichiamo la batteria, e ci va circa 3 ore, ok? È sempre poco, calcolate che 80 ampere comunque la dimensione della batteria, non parliamo di 45, perché noi abbiamo fatto il paragone di tempo, ma con una batteria da 45 rispetto agli 80. Se voi fate il calcolo 80-80, 5 ampere, cioè 5 ampere 80, il caricatore da 5 ampere, una batteria da 80 non si spara, è solo per farvi capire, ok? Bene, quindi un'altra caratteristica molto positiva è la ricarica rapida, che in questo momento non ce ne sono tante con una ricarica così veloce, ve lo assicuro, ok? Quello che io critico è ovviamente l'attacco dietro, perché proprio non mi piace assolutamente, ma proprio non lo posso vedere, non capisco perché all'epoca quando l'hanno progettato non hanno pensato di metterla qua, e finiamo qua, punto. Poi guidabilità, devo dire che l'ho guidata, ho già fatto un bel po' di chilometri, ho fatto 500 e passa, e devo dire che si guida bene. Ho avuto un po' timore all'inizio, abituato al peso più, come vedete così, al peso inferiore, al motore centrale con la cinghia sulla ruota, un po' più snella, un po' più qua, e devo dire che quella lì su alcune cose, su alcuni aspetti non è male. Quindi qua si ritorna di nuovo come guidare un mezzo termico, quindi si ritorna nella normalità tra virgolette e ci si riapproccia di nuovo alla guida. Titubante i primi giorni, devo dire che dopo si va in scioltezza, perché comunque ha un copertone da 180 che è generoso dietro, come vedete, e un copertone 110 se non mi ricordo male davanti, adesso lo dico, sì, 110 70-17 e 180 55-17. Come vedete ha una frenata combinata molto strana, anche qua ho trovato una cosa molto atipica secondo me. Abituato intanto a avere freno destro e freno sinistro su tutti questi mezzi che vedete qua, tutti quanti, quelli che io ho usato nelle prove, tranne la 0, ma la maggior parte sono frenata a destra, cioè nel senso frenata davanti e dietro, se combinata sono solo dietro. Torniamo qua di nuovo nella normalità, come dicevo prima, a una moto, perché come vedete ha il pedale del freno posteriore, difatti qua non abbiamo nessuna leva, quindi qua abbiamo freno anteriore e lì come avessimo la leva a sinistra che fa freno combinato, non ha l'ABS, ve lo dico già, freno combinato davanti e dietro, però è anomalo. Adesso vi spiego, perché ci ho messo un attimo a capire quando l'ho guidata, poi l'ho guardata bene e mi sono reso conto. Quindi doppio disco, come vedete, da 300 mm, pinza 4 pistoncini, ovviamente per pinza parliamo dell'anteriore,
mentre posteriormente abbiamo un disco da 220 mm con una pinza a doppio pistoncino. Ma come vedete qua ci sono due tubi. Perché? Allora vi spiego, io trovo una frenata molto anomala, quindi anche qua bisognerà abituarsi, poi uno può sempre modificarla. Quindi io sto pensando se modificare poi la mia. Comunque dalla fabbrica esce così, quindi nel momento che noi schiacciamo questo pedale frena il disco posteriore, attenzione, e l'anteriore, disco anteriore di sinistra, questo qui, e non quello di destra, solo il disco di sinistra e il disco posteriore si contrappongono un po', però la frenata devo dire che è molto stabile. Devo dire che frenando con il pedale frena veramente bene. Quando invece noi freniamo con questa leva che vedete qua, se seguiamo il tubo, che è questo qua, va ad agire solo ed esclusivamente su un disco, che è questo, il destro, non con tutte e due, solo quindi quando noi schiacciamo questo frena solo da questo disco qua, quando noi schiacciamo il pedale frena questo disco e contemporaneamente quello di là a sinistra. Ovviamente schiacciamo il pedale, schiacciamo il freno, funzionano tutti e tre, frenano tutti e tre, e quindi quello più bilanciato. È un sistema, devo dire, anomalo. Anche lì la prima volta che ho fatto una curva, poi ho frenato, cioè, ho avuto un attimo di difficoltà a capire che cosa stava succedendo, nel senso che non era come nella normalità. Poi ho capito il perché a queste frenate contrapposte, e quindi devo dire che comunque la migliore col pedale, devo dire che frenando col pedale frena veramente bene, anche se contrapposta comunque riusciamo a manovrare la moto. Ok, poi ora parliamo di ammortizzatori. Devo dire che purtroppo posteriormente, a mio avviso, l'ammortizzatore non è granché, infatti sto già pensando di cambiarlo perché è molto duro e viene subito su come un canguro, cioè, e non c'è modo di poterlo bloccare perché la frenata idraulica non ce l'ha, ha solo la ghiera per la molla e nient'altro. Quindi una volta che prendiamo un buco col peso lì dietro, purtroppo fa così. Nulla di che, nel senso non è esageratamente inguidabile, ci mancherebbe, solo che il problema è che dell'ammortizzatore c'erano tutte le cinesi, ragazzi, tutti. Ho imparato che usandole veramente, che più che meno, ma tutte hanno questa problematica. Con qualche centinaia di euro, se uno ha voglia, si fa l'ammortizzatore dietro un po' più frenato idraulicamente e anche anteriormente e risolve il problema, e ha una moto veramente doc. Quindi quella diciamo che è una pecca, l'ammortizzatore dietro, un po' meno quello davanti.